Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa seconda parte di questo tutorial su V2X, pardon, che è un simulatore per la progettazione di diffusori acustici. Ok? Nella prima parte, che voleva essere più che altro un'introduzione, abbiamo visto come caricare i driver, le risposte sul pannello infinito e una bozza di diciamo simulazione del crossover. Ovviamente con le risposte sul pannello infinito non ci facciamo granché, non abbiamo caricato neanche gli offset perché voleva essere una presentazione più che altro, ok? In questa istanza vedremo sia l'uno che l'altro. Ora, innanzitutto va caricato il nostro HVG, il nostro woofer, su un carico, su un box e nella fattispecie lo caricheremo in bus reflex. Come scegliere il carico ideale per un woofer l'abbiamo visto già nei 2 ore passate, ve lo ricordo, è tramite l'EBP. Ok? Se i valori dell'EBP sono vicini a 100, questo va caricato in bus reflex. Se sono vicini a 50 va caricato, o addirittura sotto i 50 va caricato in SP, cioè il scroll box chiuso. Ok? Fatti i dovuti calcoli, l'HVG 160 va caricato in bus reflex. Ok? Benissimo. Utilizzeremo sempre gli strumenti, i tools, ok? In questo caso la voce che ci interessa è inclusion, questa qua. Qua andiamo a scegliere il nostro carico, che abbiamo detto che dovrà essere un bus reflex. Ci sono anche tutti gli altri, ovviamente, come è previsto anche da altri simulatori, ok? Bus reflex, ecco qua. Possiamo scegliere le varie configurazioni, serie, parallele, subbariche e quant'altro, se uno più driver, se si può aggiungere eventualmente una massa, si può cambiare la tensione, quindi anche la potenza applicata o direttamente la potenza. Cos'altro? Qua si va a modificare eventualmente il volume, le perdite per l'assorbente, le perdite per il box, si può modificare l'FB, lunghezza e diametro, le perdite del condotto e la correzione, cioè come termina il tubo di accordo, ok? Se è rastremato oppure no, ok? Comunque cambia poco e nulla da 0,85 a 1, non è quello l'importante. Dicevo, si sceglie il giusto allineamento che soddisfa le nostre esigenze, lo si può andare a modificare. Diciamo che questo qua è quello ideale per noi, ok? Ovviamente il nostro HVG deve essere presente nel database di questo simulatore, ok? Togliamo il termine di ricerca, ok? Se faccio invio mi presenterà tutto il database, vedete? Posso fare una ricerca per brand, quindi manifattore, costruttore, o per modello, ok? Quindi dico mostrami tutti i chari che hai in archivio, invio, e lui mi dice che praticamente in archivio c'è il PA100, l'HVB 160 e l'HVG 160. Eventualmente non è presente nell'archivio, si va su questo simboletto più, quindi aggiungi, e si apre questa finestra. Qua si può caricare manualmente, come abbiamo visto nei tutorial passati, HV250, pardon, qua è il costruttore, modello HV250, un buffer attivo e vado a inserire tutti i parametri che troverò nel datasheet, ok? Oppure ci sono alcuni casi dove il costruttore mette a disposizione un file per importare o da copiare. Nel caso si va sulla voce import, ok, e si importa il file, oppure si copia ciò che diciamo era nel file direttamente. Una volta compilato, copiato, incollato, si conferma, ok, e si aggiorna il database. Bene, ora che abbiamo trovato il giusto allineamento, ok,
del nostro HVG 160, dobbiamo esportare la risposta in frequenza e anche il modulo per poterlo caricare direttamente poi nel crossover. Ok, quindi andiamo su questo pulsantino SPL, ok, per esportare la risposta in frequenza. Andiamo nella cartella direttamente export, questi qua togliamoli perché stavo facendo una prova io. Se lo facciamo un casinotto, non mi fa selezionare e io li cancello uno a uno. Ok, allora questo qua è l'esportazione, ripeto, della risposta in frequenza esportata HVG 160 in bus reflex. Ok, esportiamo anche il modulo, giustamente, sempre nella cartellina importazioni, quindi impedenza in BR, che è diversa dal pannello infinito, ovviamente. E quindi a questo punto questa finestra, questo tool non ci serve più e possiamo chiudere. Pardon, prima che io chiuda questo tool, questa finestra, vi faccio notare che è vero che abbiamo simulato in bassa frequenza col carico, ma questa si estende bella dritta fino a 20.000, quindi è una risposta ideale. Per essere precisi e corretti nella simulazione, dovremmo avere in alta frequenza la risposta sul pannello infinito, cioè quella che avevamo caricato precedentemente. Quindi dobbiamo incollare praticamente questa risposta oltre una certa frequenza, poi l'altra, quelle diciamo sul pannello infinito per essere. Quindi dobbiamo fare una sorta di incollaggio, un merge, ed è previsto. Ok, allora chiudiamo questo strumento e apriamo e apriamo merge, eccolo qua, dove sta Zanza, eccolo qua. Ora in bassa frequenza dobbiamo caricare ciò che abbiamo simulato col bus reflex. Ok, andiamo sul simboletto sfoglia, ecco qua l'HVG in bus reflex, quindi in bassa frequenza. Non effettuiamo il calcolo del buff step perché lo faremo successivamente, ok? Perché qua fa un calcolo ideale, ok? Lo possiamo fare anche stimare, come vedete, ok? Ma a noi in questo caso non ci interessa perché poi andremo sempre in tools e andiamo nella voce diffraction e calcoleremo il buff step precisamente sul box reale, quindi in questo caso non lo facciamo, ok? Abbiamo detto di no. Andiamo a caricare invece le risposte in alta frequenza, ok? Che erano quelle di prima, HVG, eccola qua, è questa. Beh, dobbiamo fare una correzione, va bene. Vediamo, questa qua è quella in asse. No, ho commesso un errore. HVG in asse e in asse, è a 60 gradi. Ok, dobbiamo cancellare qualche cosa. Questo ad esempio. Vabbè, ok, mi sono imballato. Questa, l'HVG in asse e fuori asse, in alta frequenza. Questa qua a 60 gradi e questa qua. Ah, ok, perfetto. Vediamo che quella simulata su box è un pochino troppo alta.
e dobbiamo scalare 1 dB. Ecco qua. Vediamo anche quella a 60 gradi, perfetto. Ora, come incollare correttamente? Ci sono dei calcoli da fare, ma nel nostro caso, visto che abbiamo il simulatore, abbiamo le risposte davanti, mediamente si va a incollare da 300 ai 600, dove le risposte si sovrappongono per la maggior parte, come in questo caso qua, vedete? Questa è un'area dove c'è la massima sovrapposizione. Basta, semplice, ok? Né più né meno, perché stare a fare calcoli dove potremmo anche commettere errori. Sovrapponiamo dove è meglio, ok? Vediamo, ok, anche questa. Perfetto. Ora a questo punto abbiamo la risposta corretta in bassa frequenza e corretta in alta frequenza. Andiamo a esportare, ok? Esportiamo prima questa in asse, sempre nella cartella export, ok, e poi l'altra, export. Perfetto. Possiamo chiudere. Andiamo su driver, andiamo sull'HVG 160 e andiamo a caricare ora le risposte, che sono queste due, ottenute dal merge, dall'ingollaggio, diciamo, ok? Questa qua sbaglia sempre, giustamente. Eccola qua. E anche il modulo, ok, che abbiamo simulato sul bus reflex, per essere precisi. Perfetto, perfetto, ok. Ora, come dicevamo, fatto questo, dobbiamo caricare gli offset, ok? Per farlo si seleziona il driver, si va in questa finestra, la X è sul piano orizzontale, quindi a destra e a sinistra, lo spostamento dal centro, ok? Dove è posizionato grosso modo, diciamo, il microfono, ok? Y sul piano verticale, se è più giù, più su, Z è l'offset di profondità, cioè come disposto sul pannello, se più avanti e più indietro, ok? Ora, il nostro diciamo, visto che il microfono sarà in asse al Twitter, X e Y saranno a 0, ok? Mentre Z, che è la profondità, visto che l'offset vale sempre dove la bobina è collegata sulla cupola, e qua è circa un centimetro, meno 10 millimetri, ok? Per quanto riguarda invece l'HVG 160, andiamo a prendere il nostro pannello e vediamo che questo è più basso, ok? Allora, sulla X è centrato, quindi sta a 0, ok? Mentre su Y, quindi sul piano verticale, è più in basso di 145 mm. Quindi HVG, quindi sta a 0, Y meno 145. Z, che è l'offset di profondità, andiamo a prendere un attimo il suo datasheet, ok? Vale, dicevamo, l'offset quando la bobina si collega al cono qua. Se tiriamo dritti, stiamo qui, ok, grosso modo. Questo è un terzo di questa altezza qua, ok? La profondità totale 77, noi stiamo a un terzo, quindi diviso 3. Diviso 3. E quando sarà? Sarà 77 diviso 3 è uguale 25. Ok, grosso modo. Un millimetro più, un millimetro meno non cambia assolutamente nulla, quindi non ci andiamo a preoccupare più di tanto.
abbiamo detto meno, che sta arretrato, meno 24. Ok, perfetto. Ok. Ora, come abbiamo visto, bisogna andare a ritoccare il crossover, ovviamente. Mm? Si può cliccare sul componente, sul valore e poi con la rotellina del mouse andare a variare oltre che andare sui due cursori come ho fatto precedentemente, che mi hanno segnalato, dice per scuola guarda con la rotellina fai prima, ovviamente. Bene, andiamo a correggere questa risposta. Allora, allora, la R dell'induttanza mettiamo 35 da 6 fino a... sì, va bene così. Questo è un piccolo valore, quindi qua 28 va bene, mettiamo i dati reali. Ok, sì, proviamo a invertire. No, no. Non lo so, vediamo. Dai, mi divertite un pochino voi, ok? Come meglio si può, ovviamente. Ok, abbiamo incrociato a 1600 e 89 meno 3, 86, stiamo a meno un taglio a 2, 200. Ok, perfettamente. Ok, bene. Ehm, Mi fermerei qua. Sì, 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 mi fermo qua. Se notate qualche mio errore, me lo segnalate, correggiamo, io vi ringrazierò sempre. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace per darmene atto e come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima. Ciao!